Bentornati a tutti, Lucky Toptakers, e benvenuti a tutti i nuovi arrivati su questo canale. Qui è il vostro Kami che vi parla e siamo arrivati al gran finale, The Final Draft, quello in cui si vincono i money veri, il Day 2 Draft 2 che abbiamo qui davanti. Dobbiamo continuare a giocare dei match fin tanto che non raggiungiamo una ed una sola loss. Appena perdiamo siamo fuori dal torneo. Ma Kami, di grazia, se vinci cosa succede? Se vinco, alla prima win vincerò 15.000 gemme, alla seconda porterò a casa $500, alla terza vincerò $1.000 e alla quarta vinceremo $2.000, il grande premio, l'unico torneo su Arena in cui si possono vincere money veri che la Wizards ti accredita direttamente. Questa è la terza volta che vi porto qui on camera il draft 2 del Day 2, ma sono abbastanza avvezzo a questi palcoscenici. Nell'ultimo anno e mezzo questa è quella nona volta che raggiungo l'ultimo step dell'Arena Open, quindi sono preparato, sono pronto a tutto. Tarkir l'abbiamo giocatissimo come formato, i tier, gli archetipi li conosciamo tutti quanti a menadito, quindi tuffiamoci prima che scade il tempo, spendiamo questo token di qualifica al draft 2 dell'Arena Open e draftiamo. Ricordo che il draft sarà traditional, dunque sarà best of 3 e giocheremo contro i migliori giocatori su Arena. Tante volte si possono incontrare altri streamer, si possono incontrare altri youtuber, si possono incontrare anche i pro, i professionisti, e mi è capitato più di una volta. Ma noi, Lucky Toptakers, non temiamo nulla. L'unica cosa che temiamo è lo shuffler di Arena, che non si sa mai, bisogna sempre incrociare le dita e sperare di pescare la quantità giusta delle terre. Nel frattempo che aspettiamo, ci tenevo a ringraziare tutti voi di questa avventura che oramai sta andando avanti da mesi del canale di Kami of Lucky Top Decks, a tutti voi, perché io ci tengo a dire per prima cosa che questo qui non è soltanto un canale YouTube, ma è una community che si sta venendo a creare attorno al canale ed è qualcosa di stupendo. Vedere tanti di voi che si aggiungono anche al gruppo privato di chat, che mi scrivono su Instagram, che mi chiedono consigli, che discutono tra di loro dei pick da affrontare, postano i mazzi e li discutono, è qualcosa di stupendo e vi ringrazio dell'esperienza coinvolgente che con la vostra partecipazione state creando attorno al canale. Ed eccoci qui che abbiamo raggiunto la quota, ci ha messo un po' di tempo perché immagino che non ci sia così tanta gente oramai rimasta a draftare. Questo draft, ragazzi, vale potenzialmente $2.000, quindi in bocca al lupo a noi e sbustiamo Eugene, eccolo qui, Elspeth, meglio, Elspeth. No, niente di tutto questo, apriamo Yathan The Road The Watcher, a 4 mana nei colori di Abzan, una 3-3 che quando entra, se l'hai castata, macini 4 carte, se lo fai, rianimi un pezzo. No, carta tricolore, no grazie. Poi abbiamo Essence Anchor, Breach in Dragonstorm. Allora, senza perdere troppo tempo, le carte più forti in questa busta, purtroppo per noi, sono 2 uncommon, sono Traveling Botanist e Glacial Dragonhunt. A me i mazzi Dragonhunt piacciono leggermente di più, però Traveling Botanist è un ottimo drop a 2. E il drop a 2 su cui io mi sento super confident, se di secondo faccio Botanist, che è una 2-3, che quando viene tappata, non quando attacca, attenzione, quindi può anche essere tappata per altri motivi, ad esempio pagando il costo di Harmonize delle spell verdi o blu, o rosse anche, allora puoi guardare la prima carta del mazzo, se è una terra la peschi, quindi fa anche card advantage, fa card selection, e in generale nelle combinazioni verdi, blu o verde neri, Traveling Botanist è un'ottima carta. Poi, Glacial Dragonhunt, se dovessimo andare a finire in un mazzo blu-rosso, oppure Jeskai, Timur, eccetera, ci verrebbe un po' a mancare. Speriamo che non sia così. Adesso, come secondo pick, ci passano una incantesimo che se casti di secondo perdi automaticamente la partita. Mi pare che questo sia il testo, ma non l'ho mai letto, vorrei andare avanti. Qui la carta più forte immagino sia tra Venerated Stormsinger e Dragon Sniper. Siccome abbiamo preso un drop a 2 verde come primo pick, prenderò un drop a 1 più che decente nel verde come secondo pick, perché Dragon Sniper è più una carta difensiva, più che una carta
offensiva, perché riesce a montare le difese molto velocemente. Quindi, se dovessimo ritrovarci a fare un mazzo verde difensivo, quale potrebbe ad esempio essere Sultai, magari potrebbe anche willare quell'Essence Anchor che abbiamo visto in prima busta, a quel punto Drago Sniper che tu cassi di primo è un po' come se fosse una Sword Splasher nel verde, ok? Sta lì, blocca tutto, questo qui tra l'altro è il secondo Snakeskin Veil che vediamo, mi sembra sia easy, clear cut questo pick. Se Mardu dovesse essere aperto, rimpiangeremo di aver passato un Venerated Storm Singer e qui dobbiamo prendere una decisione importante. Perché? Che arrivi terzo pick Sharpshooter è abbastanza importante come segnale, perché a 2 mana una 1-3 Reach che dice che quando un'altra creatura entra a scopo di battaglia sotto tuo controllo, Sharpshooter fa un danno a ogni avversario. Questa carta in aggro è importantissima, in Boros, in rosso-nero, in full Mardu, è molto molto importante. Però prendere Sharpshooter, che è oggettivamente la carta più forte della busta, vorrebbe dire abbandonare i nostri primi 2 pick. Potremmo anche fare un pick molto intelligente. Potremmo prendere Sidisi e fare questo tunnel visioning e provare a fare Sultai a base verde nera. Perché Sidisi è vero che non è tutta questa gran carta, non è tutta questa gran rara, ve la faccio vedere, Birthing Pod che rianima le creature dal cimitero, ma in quel mazzo, e solo in quel mazzo, se dovesse essere aperta al tavolo, sarebbe una bomba. Quindi la voglio provare, ragazzi, tutta questa potrebbe essere follia pura, voi potreste starmi guardando e dire ma come è passato uno sharpshooter? Ragazzi, sesto senso, sto ragionando solamente di pancia perché al draft 2 dell'Arena Open bisogna prendere delle scelte che alle volte sono anche controintuitive. Questa qui è una scelta che in un draft normale non avrebbe avuto alcun senso, nel mentre che qui dobbiamo decidere se prendere Dragonstorm Forecaster, che se dovessimo andare in un mazzo difensivo con Dragonstorm Globe, sicuramente potremmo esserne interessati. Alternative non ce ne sono più di tanto. C'è Kishla Village, che in quel mazzo che gioca con il cimitero, sicuramente ne saremmo interessati, ma è un upgrade ad una foresta di base. Quindi io prenderei il pick che ha un upside più alto, ovvero Forecaster, e sembra che abbastanza naturalmente ci stiamo proiettando verso la triade dei colori di Sultai. Adesso, per quanto possa essere forte Dragon Sniper, ci hanno passato un globo come quinto pick, abbiamo appena preso Forecaster, quindi è easy, the easiest globe da questo pacchetto. Dismal Backwater anche potrei essere interessato, ma immagino che non willerà mai. Da notare che il mazzo Boros tendenzialmente non è aperto a questi tavoli alti, perché tutti quanti sanno ormai, soprattutto a maggior ragione la gente forte del draft 2, del day 2, che Boros è l'archetipo più forte del formato. Tuttavia vediamo che stiamo passando una Fortress Guard e una Salt Road Pack Beast. Il pick precedente non c'erano pick per il mazzo aggro, adesso stiamo vedendo 2 forse delle comuni bianche migliori dell'intero formato. Vediamo di non trarre troppe indicazioni da questo, nel mentre che ci passano il secondo Forecaster, Attuned Hunter, il Dragone Blu e Jungle Hollow. Quindi 4 carte diverse che potrebbero essere utilissime per il nostro archetipo. È una scelta abbastanza importante questa. Se dovessimo andare sul Tai puro con le sinergie di Sultai, allora Attuned Hunter è una minaccia mid-range molto molto importante, perché è una 3-3 con Travolgere che cresce, arriva consistentemente a essere una 5-5, una 6-6. Però è anche vero che il drago sicuramente potrebbe interessarmi per Globo, Forecaster mi interessa il secondo per avere più consistency, così come Jungle Hollow. Io continuerei a prendere Attuned Hunter e a prendere tutte quante le carte verdi se possibile, mentre da qui prenderemo easy King Tree Severance, visto che sembra che stiamo facendo un mazzo che di base è BG, quindi King Tree Severance, anche se dovessimo castarlo pagando 2 colorless piuttosto che il mana bianco, a 4 mana, esilio un permanente con mana value 3 o superiore, è sempre valuable, anche se non dovessimo giocarlo di main, anche se lo dovessimo giocare di side, perché ricordo che questo draft è traditional, è best of 3, quindi dobbiamo piccare le carte anche con un occhio per la side. Ad esempio Sarkar Resolve sarebbe un'ottima carta da giocare di side, che adesso qui passeremo perché non esiste che passo King Tree Severance. Adesso ci è arrivato un Channeled Dragonfire. Siccome le carte verdi sono abbastanza mediocri, io prenderò questo Channeled Dragonfire perché del nero, a dire la verità, a parte quel pick molto molto aggressivo di Sidisi per vedere se Sultai fosse aperto, non ci hanno passato granché. Quindi potremmo ancora andare a finire in un mazzo che è Timur Dragons. Timur Dragons vorrebbe avere un minimo di interazione in early e Channel Dragonfire contro i mazzi aggressivi. Sicuramente può essere clutch, quindi piuttosto che prendere il rampino oppure un drop a 3 nero abbastanza mediocre, prendiamo questo.
Adesso arriviamo a questo punto e ci è arrivato Essence Anchor che in quel mazzo sul TIE che dicevo prima ha molto valore, perché fa surveil ogni turno e poi genera uno zombie ogni turno in cui una carta ha lasciato il tuo cimitero in questo turno. E noi già abbiamo Attuned Hunter che ha un effetto simile. Quindi scomba con tutte quante le spell con Harmonize e tutte quante le creature con Renew. E sarà il mio pick in questo spot perché stiamo cercando di branciare, stiamo cercando di vedere se è aperto il mazzo sul TIE. Allo stesso momento stiamo cercando di vedere se è aperto il mazzo Timur Control. Di base stiamo draftando un mazzo che sia green based, ovvero Traveling Botanist, Dragon Sniper e Attuned Hunter sono lo zoccolo duro del nostro mazzo. E qui vi stupirò, ma prenderò Jadecast Sentinel perché questo fillerone, questa 1-5 che mette una carta dal cimitero in fondo al grimorio del proprio proprietario, è una combo, è una mini combo con Essence Anchor. Qui non c'è niente, potremmo prendere una 1-3 Menace se dovessimo finire dei e la potremmo giocare. Qui, se proprio dovessimo fare quel sultai che gioca con il cimitero, potremmo prendere Agent of Cotis di secondo, che scomba sia con Essence Anchor, sia con Sidisi, con Attuned Hunter, eccetera, eccetera, eccetera. Quel mazzo vuole avere una certa componente di Agent of Cotis. Qui prendiamo Twin Bolt, Decide, per il potenziale mazzo Timur, e stiamo in una posizione in cui possiamo divergere, però di base siamo blu-verdi. In un mazzo che sia blu-verde, che voglia andare relativamente nel late, mi sembra proprio che a 8 mana, quando questa creatura entra su combo di battaglia, vinci la partita, possa essere un ottimo pick. L'alternativa è prendere Bewildering Blizzard, che è un ottimo motore di card advantage, a 6 mana pesca 3 carte e poi fa un mini effetto nebbia, quindi sicuramente è ottima. Le alternative sono Ainok Wayfarer, Timur Monument, eccetera, eccetera, eccetera. Però questa qui è la prima power card che ci viene passata, noi la prenderemo, la slammeremo e da adesso in avanti avremo un occhio di riguardo per il card draw, modi per arrivare al late game, per il ramp e in generale per le rimozioni, perché noi vogliamo estendere il game fino ad arrivare a 8 mana e castare un bellissimo Craterhoof Behemoth. Abbiamo tagliato il blu, abbiamo tagliato il nero, ci passano una bomba nel blu, una bomba nel nero. Quale vogliamo? A vostra scelta. Votate. Siccome sicuramente andrò nel blu e non è detto che io necessariamente vada nel nero, prenderemo Marang River Regent e non potete capire quanto io sia contento di avere adesso un mazzo con Forecaster, Globo e Marang River Regent e Craterhoof Behemoth, quindi 100% saremo a base blu-verde e dobbiamo tutt'al più decidere quale sarà il terzo colore. Adesso quasi che mi dispiace un po' aver passato il secondo Forecaster, perché avere 2 Forecaster e 2 globi sarebbe stato un'ottima base, un ottimo impianto per un mazzo Marang River Regent, però è anche vero che il secondo globo ci deve passare e non è per nulla garantito. Quindi Marang River Regent dentro al mazzo, yes! Absolutely. E adesso cosa è più importante? Anche qui c'è praticamente di tutto per il nostro mazzo. C'è Surrak, che è un'ottima rara. A 3 mana una 4-3 travolgere, non può essere counterata. Quando una creatura che tu controlli o una spell che tu controlli diventa il target di una spell o un'abilità che è controllata dall'avversario, peschi una carta. Quindi ti counterano una spell o provano perlomeno, peschi. Ti targettano una tua creatura con una removal, tu peschi. C'è anche Bewildering Blizzard, Timur Tonyback, c'è la Triland Timur, però il pick è chiaramente Surrak, non è una bomba Surrak, però è un drop a 3 dalla qualità molto 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 alta e ci terrei a metterla dentro al mio mazzo. Adesso, Bewildering Blizzard l'abbiamo chiamata 150 volte, è la terza che ci arriva, potremmo aspettare a prenderla e magari una di quelle che noi abbiamo passato potrebbe tornarci, potremmo prendere Molten Exile e fare Timur Dragons, perché mi sembra che Timur sia leggermente un po' più aperto rispetto a Sultai, questo piano Sidisi non ce l'ha fatta, però era corretta come scommessa, secondo me, da fare al day 2 del draft 2. Molto close come pick tra Bewildering Blizzard e Molten Exile. Penso che prenderò Molten Exile perché ci troviamo un po' corti a rimozioni e quindi vorrei avercela all'interno del mio mazzo. Kishla Skimmer, ottima, ogni qualvolta una carta lascia il tuo cimitero durante il tuo turno, peschi, e quindi scomba con tutte quante le creature con Renew, quindi Agent of Cotis al momento, e più quelle che troveremo, più le spell con Harmonize. Al momento abbiamo solamente Channeled Dragonfire, però se dovessimo andare Timur puro, qualcos'altro lo avremo. L'alternativa è prendere Dirgral and Dragon, però prendere un drop a 2, solidificare lo slot a 2, per me è importantissimo in questo spot e ci tengo prima ancora che prendere le Thornwood Falls.
Arrivati a questo punto, Auroral Procession. A 2 mana fatti tornare una carta dal tuo cimitero in mano, oppure l'alternativa è prendere Unending Whisper. Io sono un grande estimatore di Auroral Procession, nei miei mazzi a base blu-verde ne voglio giocare almeno una copia, soprattutto una combo sia con Skimmer, perché pesca, perché riprendi una carta dal tuo cimitero, sia con Attuned Hunter, che continua a crescere, soprattutto se dovessi malauguratamente per i miei avversari trovare la seconda copia di Auroral Procession e quindi iniziassi a fare Auroral che riprende Auroral, che lo ricasto e riprende Auroral, che lo ricasto e riprende Auroral. Ciò detto, riprendiamoci dei nostri sogni lucidi, prendiamo un Easy Boulderburn Dragon, perché ricordo che abbiamo Dragonstorm Forecaster, abbiamo un globo e vogliamo sicuramente la terza testa del Cerbero triteste delle comuni colorless, e quindi metteremo Boulderburn qui come drop a 5. Adesso possiamo prendere probabilmente un Dusiut, perché si sta configurando come un mazzo abbastanza lento. Quindi potremmo arrivare a castare un drop a 6, quindi lo mettiamo qui insieme a Marang River Regent. E adesso mi sa proprio che prenderemo più probabilmente questo Ainok Wayfarer, perché macina 3 e poi si riprende una terra dal cimitero, quindi garantisce l'endrop in un mazzo che vuole hittare tutti quanti l'endrop. Non solo, ma anche riprendendo una terra dal cimitero, triggera sia Kishla Skimmer sia Attuned Hunter. E quindi vorrei avere queste mini combo, poi il drop a 4 che stiamo perdendo adesso magari lo ritroveremo da un'altra parte. Unending Whisper per pescare ulteriori carte, oppure Synchronized Charge. Synchronized Charge darebbe una dimensione mid-range al mazzo che potrebbe essere rispettabile, potremmo anche macinarlo gratis con Ainok Wayfarer ed eventualmente altri modi che potremmo avere. Adesso nel frattempo Bewildering Blizzard, come ci aspettavamo, almeno una copia è willata, e almeno una copia sì, la voglio avere all'interno del mazzo. E adesso, dopo che ho 3 drop a 6 ormai e un drop a 8, adesso vorrei anche avere, se possibile, un rampino a 3, magari lo potremmo trovare in terza busta. Nel frattempo qui prendiamo Icespire Bellringer, quindi il nero non ce l'ha fatta, il rosso forse ce la farà, forse no, chi lo sa, lo mettiamo qui da parte, Blizzard la mettiamo qui sopra, Kingtree Severance forse la giocheremo, forse no, e forse sporcheremo il nostro blu-verde puro con delle spell rosse. Arrivati adesso al pick 1 della terza busta, per noi non c'è praticamente nulla, perché la carta più forte della busta è War Effort, ma questo qui è palese che non sia un mazzo War Effort. Abbiamo la Tryland e quella Mardu, quindi non ci aiuterebbe in nessun modo. Abbiamo poi un 4-4 difensore a 3, ma voglio dire, la seconda busta è andata così bene, abbiamo preso Surrak, Marang River Regent, Creator of Behemoth, Blizzard, Kishla Skimmer, Royal Procession, che non posso più di tanto lamentarmi. Qui prenderemo un drop a 5, che forse giocheremo, forse no, vediamo, lo mettiamo qui, anche perché non vorrei avere una curva troppo alta. Attenzione, attenzione. Glacierwood Siege, ragazzi, la combo. Siege che entra, dice Timur, quando casti un instant of sorcery, il giocatore bersaglio macina 4 carte. Se hai 2 Auroral, puoi continuare a fare Auroral che targetta Auroral, e poi ricastare la seconda Auroral per riprendere la prima, e continuare a ricastarle una sull'altra per poi macinare completamente l'avversario. Questa carta non lavora a nessuno, magari Wila, adesso il nostro pick sarà palesemente Ureni's Rebuff, che è una carta dal power level tale da essere presa come secondo pick, ma se dovesse willare questa e dovessimo trovare la seconda Aurora Procession, allora potremmo fare un mazzo molto divertente, nel mentre che qui prendiamo un easy secondo Kishla Skimmer, che mi fa essere ancora più felice di aver preso Rebuff, ovvero una spell con Harmonize, perché adesso tendenzialmente vorrei avere, se possibile, tutte quante le spell con Harmonize e tutte quante le creature con Renew che mi passeranno nei pick successivi, perché Kishla Skimmer sarà un motore di card advantage molto importante. Vorrei, se possibile, anche avere un leggero fixing, perché ci terrei a giocare questo Molten Exile e forse addirittura anche questo Channel Dragonfire, anche se Harmonize si fa a doppia rosso, quindi sarebbe abbastanza incastabile sullo splash come terzo colore. Ma sicuramente giocheremo questo Skimmer dentro, e adesso ci viene presentato un Mammoth bello che potrebbe essere una considerazione, perché è una ulteriore spell con Harmonize. Se non prendessimo Mammoth bello, dovremmo prendere il secondo Molten Exile, che ci potrebbe stare. A rimozioni come siamo messi? Abbiamo solamente Rebuff, questa creatura con Death in early, e dopodiché abbiamo... e poi dovremmo splashare le spell rosse, perché non facciamo a 5 mana Kingtree Severance? Mi sembra un po' ambizioso.
Però Mammoth bello potrebbe anche essere abbastanza importante in questo mazzo, soprattutto se ce lo maciniamo gratuitamente. E non penso proprio che willerà. Ma proviamo a prenderlo, vediamo se sarà impattante, se sarà rilevante oppure meno. Però non mi sarei stupito se il pick corretto lì fosse stato il secondo Molten Exile. Qui in questo spot non ci è arrivato assolutamente nulla. Potremmo essere interessati ad un jungle hollow per fornire mana nero per un eventuale Kinchui Severance che magari proviamo a castrare a 4 mana. Mi sembra abbastanza improbabile. Mi sa che prenderemo Undergrowth Leopard per la side, perché in ogni caso è un disenchant appiedato. Vero è che non abbiamo bisogno per il momento di drop a 2. Adesso si è aperto Mardu, adesso passano gli Zurgos Vanguard, adesso passano i Dalkovan Encampment, adesso i Fortress Kingguard. Abbiamo preso tutto in seconda busta. E in terza, adesso cosa sta succedendo? In terza mi sa che prenderemo questo Constrictor Sage, perché è una creatura a 5 mana, una 4-4, che fa un effetto dal cimitero, quindi triggerà gli skimmer, bla 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 bla. Insomma, è tutto quello che UG vorrebbe avere, piuttosto che a 2 mana la 3-3 con difensore. Quindi, Constrictor Sage dentro al mazzo, e prendere un altro drop a 5 in realtà mi fa essere un po' più triste, perché piuttosto che prendere bello, forse avrei voluto quel Molten Exile che abbiamo improvvidamente passato. Qui non c'è granché per noi, potremmo prendere forse Rebuke come splash per avere una rimozione in più, forse, chi lo sa, forse sì, forse no. Se volessimo andare full on synergy prenderemmo il secondo Agent of Cotis, ma è una carta abbastanza mediocre, non vorrei giocare più della prima copia. Adesso ci arriva un altro Constrictor Sage, forse che saremo costretti a prendere questo Riverwalk Technique per avere una forma di interazione con l'avversario. Mi sa che rosso non riusciremo a giocarlo perché non abbiamo fixing, dovrei prendere forse questa sentinella, ma vorrei avere quantomeno una Riverwalk Technique, forse se prendiamo Technique non avremo bisogno del rosso, perché già avremo abbastanza rimozioni, tempo removals all'interno di blu-verde per poter gestire l'oppo così. Chi lo sa, vedremo in fase di costruzione del mazzo. Qui prenderemo probabilmente Stride nel caso raro in cui sideremo questa spell per dare più volare ad uno dei nostri pezzi. Siege è tornato, purtroppo Siege, siccome non abbiamo visto neanche una Horror Procession, non è questo il mazzo per giocarlo, a meno che non lo mettiamo di side contro i mazzi lenti, ma mi sembra che Roamer's Routine giocato di main sia leggermente meglio, visto che ricordo che abbiamo 3 drop a 6 e un drop a 8, quindi un rampino, soprattutto con Harmonize, e che quindi sinergizza molto bene all'intero del mazzo, un rampino almeno lo voglio avere, così come probabilmente giocherò forse un Alce, chi lo sa. Mettiamola qui, l'Alce, 2 vecchiette saranno molto di valore contro Boros Aggro quando lo affronteremo, e il draft è finito così. Quindi abbiamo preso un grande pastone di spell nel blu e nel verde, dobbiamo fare un bel po' di tagli. Mi sa che siccome abbiamo preso 0 fixing dovremo giocare blu-verde puro, ma procediamo per gradi. Allora, per prima cosa, per non sbagliare, mi conoscete ormai, tutto quanto va levato dal mazzo. Dobbiamo partire dalle fondamenta, dalle carte che noi siamo sicuri di giocare. Qual è l'identità di questo mazzo? Il mio primo pick sicuramente lo voglio. È un mazzo che parte facendo dei drop a 2 che accumulano valore. Quindi il pilastro sono Traveling Botanist e Kishla Skimmer. Sempre in tema di creature verdi midrange, sicuramente vorremmo Attuned Hunter e Surrak. Poi possiamo liberamente passare alle bombe, perché non esiste che non giocherò Barang River Regent in persona all'interno del mazzo, e giocherò quasi sicuramente anche Craterhoof Behemoth, che un po' va eneblato, però ci riusciremo. Per quanto riguarda le creature, sicuramente vorrò Forecaster, che chiamerà Globo, sicuramente vorrò Drago Sniper, perché sarà una ottima misura difensiva. Noi non siamo necessariamente né l'aggro né il control in ogni determinato matchup. E questa qui è la chiara e precisa definizione di mazzo midrange, quale noi siamo. Se noi abbiamo Dragonstorm Forecaster, sicuramente vorremmo il globo e sicuramente vorremmo Dragon Boulderborn. Ora, altre carte che sicuramente vorremmo, Constrictor Sage a 5, sicuramente vorremmo Ainok Wayfarer, e dovremo avere un occhio particolare per quanto riguarda le creature con Renew e le spell con Harmonize, quindi potrebbe anche non essere impensabile che giochiamo questo Agent of Cotis dal momento che abbiamo doppio Kalisha Screamer e Attuned Hunter all'interno del mazzo. Adesso che abbiamo messo una buona base di creature, penso sia buona regola passare a qual è il pacchetto di spell che vogliamo all'interno di questo mazzo. Quindi sicuramente vorremmo Reni's Rebuff e Riverwalk Technique come interazione con le creature degli avversari. Dopodiché,
quasi sicuramente vorremmo Roamer's Routine per due motivazioni. Uno, perché in questo mazzo rampare è cosa buona e giusta, quindi siamo interessati a rampare. Punto secondo, è una spell con Harmonize, quindi fa value mandandola al cimitero. Dopodiché sicuramente vorremmo Bewildering Blizzard perché non abbiamo tanto card draw all'interno del mazzo, a parte gli skimmer che in ogni caso vanno ineblati, e Marang River Regent. Dopodiché vorremmo, penso, molto probabilmente, se non quasi sicuramente, Synchronize Charge, perché Synchronize Charge aggiunge una dimensione che al momento al mazzo manca, ovvero quello di poter fare uno shift gear, ok, cambio di velocità e passare ad essere l'aggro, fare un pezzo troppo grande, picchiare l'avversario, nel frattempo fare harmonize, dare altro value, eccetera eccetera. Quindi una synchronized charge la vorrei avere all'interno del mazzo. A quante creature siamo arrivati? 12 su 18 carte, quindi mancano 5 carte dentro il nostro mazzo. Io vorrei, se possibile, evitare di giocare il rosso. Perché? Dragonfire è una carta che è forte se la fai nei turni iniziali. Molten Exile è forte sempre, però è ancora più forte nei turni iniziali, soprattutto se la fai con Flash. E Twinbolt stessa cosa, Narset Rebuke forse non è il migliore degli splash. Siccome abbiamo 0 dual, perché le dual le hanno rubate tutte quante al tavolo, si vede che c'era un giocatore greedy di Pentacolor che voleva tutte le dual del mondo dentro al proprio mazzo, mi sa proprio che giocheremo blu-verde puro, tutto al più, finiremo a giocare un bello dentro al mazzo, magari possiamo mettere una montagna, forse giocare 8 foreste, 8 isole e la monomontagna, che considerando che abbiamo Roamer's Routine per andarcelo a prendere, Globo che dà mana rosso, Forecaster che va a prendere il globo per dare mana rosso, magari forse la monocopia di bello potrebbe essere considerabile. Vediamo dove ci porta il mazzo, sicuramente vorrò Aurora Procession e a questo punto mi sa che possiamo permetterci di giocare quest'altro drop a 5, Inspirited Vanguard, che sta lì, di quinto è una 5-4 oppure 2 body, a seconda che se dobbiamo attaccare oppure ci dobbiamo difendere, in ogni caso 2 body è sicuramente utile in combinazione di Creator of Behemoth, perché il bonus che dà il più XPX è tanto più di valore, tante più creature abbiamo sul campo di battaglia, quindi body extra che può generarci questo drop a 5 potrebbero tornarci utili. Quindi mancano 3 carte all'intro del mazzo, penso proprio che lo terminerò mettendo Agent of Cotis per tutti quanti i motivi detti prima, perché ci tengo ad avere delle creature in early e in più il fatto che possa pescare e mettere palini su Hunter è sicuramente di valore. E poi ci terrei anche a mettere un Earth Carver, dal momento che abbiamo Globo, abbiamo Roamer's Routine, rampiamo ad un certo punto. È cosa buona e giusta mettere i bomboloni a 6. Noi ce lo possiamo permettere. Magari gli altri midrange, green based midrange, no. Dunque, come ultima carta possiamo mettere o Leopard come un ulteriore drop a 2, ma Leopard a drop a 2 siamo messi già abbastanza bene. Ci terrei più che altro a considerarlo come una carta di side, se dovesse servirci l'effetto di spaccare un artefatto in incantesimo. Potremmo considerare l'alce, ma questo qui non è un mazzo ottimizzato per l'alce, perché di modi per mettere pallini sopra di renew vari non ne abbiamo, praticamente abbiamo solamente Agent of Cotis e basta. Alce inizia a diventare più di una carta mediocre quando la puoi pompare nel late game e puoi fare 6, 7, 8 danni imbloccabili. Essence Anchor, non penso che questo qui sia il mazzo perché mi pare che abbiamo solamente 3 spell con Harmonize e 2 creature con Renew e basta. E più abbiamo Aurora Procession e Ainok Wayfarer, quindi 7 modi in totale per riprendere una carta dal cimitero e quindi poter fare uno zombie con Essence Anchor, però è lenta, possiamo considerarla magari di side, così come sicuramente considererò di side Jadecast Sentinel perché entra in combo con le mie stesse carte. Se il matchup dovesse rallentare e io dovessi avere bisogno di un motore di card advantage, Jadecast Sentinel, fin tanto che io ho Kish la Skimmer, fin tanto che ho l'uccelletto per terra, questa carta legge a 2 mana, tappa, pesco una carta. Quindi pesco 2 carte a turno e sovrasto così l'avversario. Di main vorrei piuttosto avere i body, e se piuttosto devo avere i body farò quello che avevo detto prima, ovvero metterò Mammoth Bellow all'interno del mazzo mettendo una ed una sola montagna. Dunque la mana base sarà esattamente questa, leveremo una montagna, aggiungeremo un'isola e dunque con 8 isole, 8 foreste, una montagna, 17 terre, ma con Globo che dà mana e Roamer's Routine che dà mana, più Botanist che può trovare le terre, Wayfarer che va a trovare le terre, Boulderborn Dragon che fa Surveil e potrebbe andarci a trovare delle terre extra, dovremmo stare messi
abbastanza bene per quanto riguarda la possibilità di castare le nostre spell, anche e soprattutto perché è un mazzo ambizioso, è un mazzo che vuole arrivare a 8 mana, di cui triplo verde, by the way, e castare Creator of Behemoth e possibilmente farlo risolvere. Ci potrebbe anche essere una considerazione per mettere Behemoth di side, perché se il primo match dovessimo fare contro Boros o Mardo Agro e aprissimo di mano iniziale Behemoth, lo guarderemmo e diremmo praticamente abbiamo già droppato questo game, però cerchiamo di essere fiduciosi, magari il primo game lo facciamo contro Pentacolor Draghi, e Pentacolor Draghi tende ad andare un po' over the top rispetto a noi, perché inizia a fare i dragoni, e noi di dragoni sì, ne abbiamo un paio, in realtà uno è un draghettino, l'altro sì è un dragone, ovviamente la bomba, Marang River Regent, però ne abbiamo uno e uno solo. E quindi abbiamo bisogno di qualcosa che quando la slamiamo sul tavolino debba vincere da solo, e Creator of Behemoth risponde perfettamente a questo identikit. Quindi, questo è il mazzo che voglio presentare, queste qui sono le mie 40 carte con cui proveremo a vincere i $2000 dell'Arena Open. Servirà tanta fortuna, perché ricordo che abbiamo 0 losses da dare, quindi appena perdiamo siamo fuori dal torneo. Incrociamo le dita e che Arena ce la mandi buona. Eccolo qui, il primo match lo faremo contro Sherlock, l'investigatore. Va bene, vedremo cosa raccontare a Sherlock nel frattempo che abbiamo il privilegio di iniziare per primi. Botanist di mano iniziale. No, ma va bene lo stesso, anche se abbiamo 2 spell con Harmonize, abbiamo Wayfarer, quindi hitteremo tutti quanti l'end drop. Adesso abbiamo bisogno di pescare l'uccelletto, perché l'uccelletto sarebbe fenomenale in questa mano con doppia spell con Harmonize. Non mi dispiacerebbe neanche pescare Forecaster, forse, per iniziare a fare value, perché il mana ce l'abbiamo. Quindi più andiamo nel late game, oh, fantastico, Attuned Hunter è preciso e perfetto. Potrei addirittura pensare di slowrollare Ainok Wayfarer e farlo di quarto, così che metta direttamente un pallino su Attuned Hunter. Però vorrei castare la mia spell di secondo. Va bene, sì, sarebbe una giocata fantastica, però per prima cosa prendiamo una foresta? Assolutamente sì, perché voglio hittare se possibile tutti quanti l'end drop. Iniziamo a fare un cimitero. Ricordo che abbiamo Aurora Procession all'interno del mazzo. Wayfarer bloccherà Agent of Cotis, a maggior ragione voglio hittare tutti quanti l'end drop se ho appena pescato Creator of Behemoth, quindi mi sembra che il game plan al momento sia abbastanza preciso e lineare. Dobbiamo arrivare a 8 mana, castare Creator e vincere la partita. Possibilmente far sopravvivere le creature che abbiamo sul campo di battaglia. Tipo, ad esempio, in questo spot potrei fare Synchronize Charge e pompare Attuned Hunter e farlo diventare una 5-5, ma se dovesse attaccare l'avversario farebbe Snap, doppio blocco e non ci terrei, sarebbe un 2x2 quando l'avversario è un dead draw, quindi ha una risorsa in più. Potremmo del resto fare Charge e Rebuff su Champion of Dusan. In alternativa potremmo fare Charge mettendo 2 pallini su Wayfarer e Rebuff su Dusan e pushare 6 danni all'avversario, e poi il turno dopo tappare una delle 2 creature per fare Harmonize di una delle 2 spell e fare tempo addizionale. Potrebbe essere un game plan in questo spot, anche perché poi Attuned Hunter continuerebbe a prendere pallini, quindi pay, yes, così, terra, rebuff sulla 4-2, picchio, 6 danni a te. Questo ovviamente è predicato sul fatto che l'avversario non faccia una rimozione su uno dei miei 2 pezzi, e l'unico motivo per cui ho preso questa line aggressiva è che l'avversario gioca le isole e le foreste, quindi isole e foreste non sono risapute per avere delle rimozioni, se non dei bounce oppure delle fight. Però se io ho appena tolto la creatura su cui poi l'avversario avrebbe dovuto fare la bite spell, non riesce a farlo tutto quanto in un turno, a meno che non gioca adesso, non fa terra, droppa 2 con detach e poi la fight spell. Ma l'oppo si limita a fare Blossom in Sands, non sta giocando chiaramente Bunt l'avversario, avrà qualcos'altro. Noi peschiamo Kish la Skimmer, che è fenomenale perché possiamo fare Kish la Skimmer e poi Synchronize Charge, oppure potremmo fare Rebuff sulla 4-2 adesso, però non pescheremmo di Kish la Skimmer. Siccome io ci terrei davvero a generare questo value, mi sa proprio che farò Skimmer into Charge, però Charge dove li metto i pallini? Potrei metterli, considerando che Attuned Hunter prende un pallino già di per sé, se li mettessi entrambi su Hunter, l'avversario semplicemente si limiterebbe a fare doppio blocco e a tradare, quando invece Attuned Hunter continuerebbe a crescere dal momento che ho 2 spell al cimitero. Potrei anche semplicemente attaccare con Wayfarer e basta, offrire il trade con Champion of Dusan, ma non ci terrei più di tanto. Allora, per prima cosa castiamo Skimmer, che mi sembra che è proprio esattamente quello che faremo, a meno che non facciamo Rebuff
pagando 3 mana, tappando Wayfarer, bounzando Champion of Dusan e attaccando con un Hunter 4-4, ma poi... In realtà così è molto meglio fare così. Skimmer, terra, rebuff, tappando lui, bounzando Champion of Dusan, facendo diventare Attuned Hunter una 4-4 e pushando questi 4 danni, con la potenzialità il turno dopo di fare Synchronized Charge, quindi siamo partiti molto aggressivi. L'avversario deve fare qualcosa di importante adesso, anche perché ho appena pescato Roamer's Routine, quindi potenzialmente il turno dopo potremmo fare ramp into ramp e poi il turno dopo ancora chiudere di Crater of Behemoth, a meno che l'avversario non abbia un counter per Crateroof. Vediamo cosa ci proporrà, resta solamente con un Agent of Cotis, è stato fortissimo questo Reni's rebuff, ha praticamente fatto doppio time walk all'avversario, perché l'avversario ha castato Dujan e gliel'abbiamo rimbalzato, ha ricastato Dujan e gliel'abbiamo rimbalzato, abbiamo 7-9 power sul board, abbiamo cantrippato Kish la Skimmer e in tutto ciò abbiamo mandato l'avversario a 11. Quindi una partenza da sogno per questo mazzo e l'avversario finalmente fa la rimozione che River will sweep, che però si limita semplicemente a tappare Attuned Hunter, che quindi resta sul campo di battaglia, e quindi darà un +1/+1 a tutte quante le creature il turno in cui io avrò castato Crater of Behemoth. Penso proprio che questo turno si limiterà ad essere probabilmente routine into routine, così che il turno dopo Behemoth chiude direttamente a meno che l'avversario non abbia counter aperto, e se proprio l'avversario dovesse avere counter aperto allora magari faremo Synchronized Charge. Vediamo, anche perché Ramp pescherebbe anche una carta in più di Kill Skimmer. Vero è che se facessi Synchronized Charge adesso pusherei un bel po' di dannetti, perché sarebbero 5 più 2, 7, manderei l'avversario a 4, a meno che non ci unbloccasse, ma non ci unbloccherà mai, perché Wayfarer prenderebbe Trample e Vigilance fino alla fine del turno, quindi sicuramente non lo ci unbloccherebbe con la 2-1. Vediamo l'avversario cosa si prende un Dismal Backwater, quindi sì, l'avversario non stava giocando Bant, ma stava giocando quadricolore, ovvero sul tie con Abzan, su base blu-verde, mi viene da pensare. Va bene. Vediamo cos'altro ci racconterà. Ovviamente Agent of Cotis lascia in difesa, va bene. Decidiamo un secondo cosa fare, perché se facendo Roamer's Routine più flashback dovremmo non attaccare con uno di questi pezzi, dovremmo non attaccare con Kish la Skimmer, quindi pushare solamente 3 danni piuttosto che 5 o potenzialmente 7, però poi il turno dopo vinceremo con Crater of Behemoth, quindi ci interessa molto relativamente. Per prima cosa attacchiamo con Wayfarer, vediamo se l'avversario vuole ciambloccare o meno questi 3 danni, ma è abbastanza rilevante, a meno che l'avversario non ha vratta. Per questo vuole ciambloccare, però che tipo di vratte ci sono nei colori di Bant? C'è una vratta sì a 8, però nei colori di Sultai, ma a 8 mana l'avversario non ci arriverà mai. Quindi Roamer's Routine, va bene, ce ne andiamo a prendere una foresta, dopodiché foresta, Roamer's Routine tappando Kisha Skimmer, yes, va pallino, pesco una carta in più, yes, mi vado a prendere un'altra isola nel frattempo che abbiamo pescato tipo tutte le terre del mazzo, quindi se non risolvere questo Crater of Behemoth siamo un po' nei guai, però immagino adesso che proprio che l'avversario farà un paio di pezzi per cercare di riprendere il board, per poi perdere da questa cosa. Se dovesse fare removal sarebbe un po' un problema, però è anche vero che restiamo con un Attuned Hunter 5-5 che tra 2 turni uscirà fuori dal suo disgelo creato da River Will Sweep. Potrebbe andare male questo game. Ricordo che l'avversario ha 7 carte in mano, quindi, e 4 colori di mana per terra, quindi potenzialmente potrebbe avere tante scelte. L'unica cosa che chiedo al mio avversario è di andare tapped out questo turno, perché se va tapped out questo turno le arriva questo gigantesco Crateroof. Purtroppo per noi ha Dragon Spray e passa con counter aperto, giusto? Vai tapped out per una qualsiasi cosa. Oh, il secondo Agent of Cotis. Penso proprio che Crateroof sarà lethal in questo spot. Quindi Crateroof, yes. E 14 meno 2 fa 12. Quindi good game, let's go to the next. E vediamo cosa sai dare contro un avversario che gioca quadricolor, midrange con spell greedy, insomma, Kintree Severance, River Will Sweep, carte che nel suo mazzo casterebbe a 4 mana, a partire da 4 mana. Kintree Severance magari sì, potrebbe avere il bianco, però insomma è un full penta fantasia. Quindi full penta fantasia noi dovremmo stare messi abbastanza bene di me. In tutt'al più mi devo chiedere se voglio un motore di card advantage, magari al posto di un Dragon Sniper, perché Dragon Sniper, se l'avversario ha un mazzo lento di per sé, soprattutto ha doppio Agent of Cotis, contro cui Dragon Sniper è una carta imbarazzante,
interessante. Di grazia, non ci tengo ad averlo. Per il resto, Agent of Cotis il mio va bene. Urenis Rebuff ci ha fatto vincere la partita, quindi sicuramente sì. Charge è fortissimo, l'abbiamo visto. Botanist assolutamente sì. Attuned Hunter, Roamer's Routine, Surrak, sì. Queste carte io le voglio tutte. Quindi tutto al più. Che cosa voglio mettere? Voglio mettere Leopard, l'avversario ci ha dimostrato di avere degli incantesimi o degli artefatti che noi vorremmo levare? Non mi sembra. Stag contro un mazzo che propone dei bloccanti potrebbe essere interessante perché pusha 5 danni imbloccabili, soprattutto in un mazzo come questo con Roamer's Routine che quindi tende a rampare di per sé. L'alternativa potrebbe essere proprio quel Jadecast Sentinel, quindi ciò che io mi devo chiedere è: metto un drop a 4 che potenzialmente di settimo può pushare 5 danni imparabili, oppure metto dentro al mio mazzo una 1-5 che può generare del card advantage? Quanto cimitero io ho creato durante il mio game? In realtà ho fatto cimitero solamente con le spell con Harmonize e le altre carte le ho mandate al cimitero con Ainok Wayfarer, ma Ainok Wayfarer non è garantito che io ce l'abbia ogni volta. Per queste motivazioni in realtà ci terrei piuttosto a mettere Alce, per le motivazioni che ho detto. Se c'è un matchup in cui Alce può essere forte è questo, e speriamo bene che possa essere la scelta giusta. Quindi, contro Sherlock, che gioca un mazzo, ricordo, quadricolore, anzi, mi sembra full penta, perché ha giocato Nomad Outpost come ultima terra, quindi la Triland dei colori di Mardu, non solo, ma aveva anche al cimitero una spell Jeskai con triplo ibrido. Vediamo cosa ci proporrà. Allora, Waiting on your opponent, che immagino partirà per primo, e apriamo questa mano, che è tutto ciò che noi vorremmo avere. Isola Forecaster. Poesia. Isola Forecaster mi dà una sensazione che non potrei mettere in parole, è proprio sicurezza, calma. Ovviamente dobbiamo pescare il terzo mana per poter slammare Globo di terzo e l'avversario non deve interagire con questo Forecaster e tante volte, troppe volte me l'hanno fatto. L'avversario appena visto Forecaster, di secondo spam, ha slammato Removal. Perché la gente ha capito la forza di andarti a tutorare Globo di secondo. Quindi Abzan Monument fa l'avversario, come è giusto che sia, gioca full penta. Noi non troviamo la terza terra, però piuttosto che fare Wayfarer e andarcela a prendere, sicuramente adesso andremo a tutorare Globo nella speranza di top deckare manualmente. Ricordo che giochiamo solamente basiche, quindi tutte quante le nostre terre sono stappate. L'avversario fa Sinkhole Surveyor, bello, bellissimo, però Sinkhole Surveyor è vero che continua a crescere, però è anche vero che se dovesse diventare gigantesco possiamo rimbalzarlo sia con Technique sia con Marang River Regent, ossia possiamo tapparlo con Constrictor Sage. Wiffiamo sulla terra, siamo costretti a fare Ainok Wayfarer sperando di trovare adesso una terra e fortunatamente riusciamo a trovare un'isoletta che possiamo aggiungere sul campo di battaglia e passare. Immagino adesso che l'avversario continuerà a pompare indefinitamente questo Sinkhole Surveyor. Tra l'altro adesso anche questo monumento Abzan, che può essere sacrificato per fare una XX, dove X è la costituzione più alta tra le creature che controlli, potrebbe diventare una minaccia tra 2 turni se e quando l'avversario farà una fonte bianca e una fonte verde, perché Sinkhole Surveyor avrà tanta costituzione fin tanto che diventerà rilevante. Ma nel frattempo fa Undead Battle Veteran, che è una 4-2 che noi possiamo bloccare liberamente con Agent of Cotis dopo aver fatto Globo, giusto? Perché alternative non ce ne sono. Potrei fare l'alce, però se l'avversario dovesse rimuovere l'alce, poi dovrei bloccare la 4-2 o prendere 4 danni to the face, e in ogni caso non avrei rampato con il globo, quando il turno dopo io posso slammare questo bellissimo Marang River Regent e fare bounce e mandare l'avversario su Plutone. Quindi faccio la giocata con l'upside maggiore, non solo, ma anche questo Agent of Cotis imbarazza abbastanza questo Undead Battle Veteran. È vero che l'avversario può attaccare, tradare e poi ricastarlo dal cimitero, perché Undead Battle Veteran può essere ricastato dal cimitero, però nel farlo deve spendere l'intero turno e noi stiamo mandando online le nostre sinergie. Addirittura mi tappa Agent of Cotis, va benissimo, quindi mi tappa Agent of Cotis per 3 turni, prende questa line iper aggressiva per cercare di pusharmi quanti più danni, ma io opponent ho i ciamblocchi, non solo, ma se dovessi trovare una terra potrei slammare questo Marang River Regent e riprendermi tutto quanto il tempo che ho perso fino ad adesso. Purtroppo la terra non l'abbiamo trovata e mi sa che questo turno sarà tranquillamente Constrictor Sage e ti tappo un pezzo per un turno. Tutt'al più dobbiamo decidere quale pezzo tapparli per un turno e mi sa proprio che li trapperemo Undead Battle Veteran perché non lo voglio tradare per Constrictor Sage.
vorrei piuttosto che continuasse a far crescere questo Sinkhole Surveyor, tanto in ogni caso glielo bounziamo con Marang River Regent se e quando riusciremo a trovare la quinta terra. Dunque, immagino che l'avversario attaccherà, mi manderà a 11, dopo che avrà pompato Sinkhole Surveyor, l'oppo fa Timur Devotee seguito da Focus the Mind, quindi sta dimostrando di avere una cozzaglia mista di carte in 5 colori. Penso che se hittiamo il land drop siamo in pole position per questo game, ma ne abbiamo disperatamente bisogno. Arina, davvero, ti prego, con tutte quante le mie forze, fammi trovare, per favore, il sesto mana. Ne ho davvero bisogno. Perché questo sesto mana potrebbe valere dei soldi. Quindi, Arina, per favore, ascoltami, per favore. Il sesto mana. Te lo chiedo. Nel frattempo che l'avversario decide cosa scartare di Focus the Mind. Scarta Dismal Backwater e fa Nomad Outpost tappato, dopodiché va a 17 e pompa Surveyor come una 4-6, mandandomi a 11. Terra. Opponent. Potrebbe potenzialmente anche fare una 1-1 per bloccare il mio Constrictor Sage, farebbe doppio blocco se io decidessi di attaccare. E infatti è quello che fa l'avversario. Noi non peschiamo la terra, però peschiamo Inspirited Vanguard, quindi ciò che dobbiamo chiederci in questo spot è: attacchiamo con Constrictor Sage e offriamo il doppio blocco all'avversario? La risposta potrebbe essere di sì, dal momento che dopo aver fatto Inspirited Vanguard, che avrà generato una pedozza in più, in ogni caso potremo bloccare questo Undead Battle Veteran, che in ogni caso non avrei voluto tradare con Constrictor Sage. Il turno dopo potremmo fare renew di Constrictor Sage e lo stesso avanzare il board, magari con Traveling Botanist, nel caso in cui non dovessimo ancora una volta pescare la sesta terra per slammare Marang River Regent. Quindi questo Constrictor Sage ti attacca, perché io in ogni caso devo cercare di impostare una control race, in ogni caso anche se dovessimo levargli il Timur Devotee, magari gli incastriamo leggermente il mana, ma l'avversario si limita a ciambloccare, noi slammiamo in Spirited Vanguard, facciamo una 2-2 che possa bloccare il Undead Battle Veteran dall'avversario e lo lasciamo con Sinkhole Surveyor, su cui dobbiamo iniziare tra un po' veramente a spendere una rimozione, altrimenti ci perderemo, perché già adesso stiamo andando a 9, potenzialmente a 8, più l'avversario potrà fare qualcos'altro in questo turno. Magari rende Sinkhole Surveyor una 4-6 e poi spacca Abzan Monument, fa una pedina 6-6, però è anche vero che sono pieno di ciamblocchi, quindi una 6-6 appiedata non è che sia così forte in questo spot. Quello che io devo sperare è che l'avversario non tenga mana aperto adesso per counter, perché se lasciasse il mana aperto per Dispelling Exile e mi dovesse counterare Marang River Regent, allora farei davvero difficoltà a cercare di riprendere questo game. L'avversario pensa tanto, dopodiché spende una rimozione secca su Inspirited Vanguard, cosa che mi rende felicissimo perché è una rimozione in meno che non spenderà su Marang River Regent, dopodiché attacca con Sinkhole Surveyor, genera un'altra pedina 1-1, e passa. Se passa con il mana aperto, allora devo decidere davvero se slammare questo Marang oppure no nel frattempo che andiamo a 9. Perché se decassi una terra potrei anche fare Traveling Botanist e passare con Riverwall Technique, ma va tapped out per Champion of Dujan e noi purtroppo wiffiamo ancora sulla terra e non abbiamo modi per andarcela a trovare, né abbiamo dei modi per fare un turno efficient. Penso proprio che saremo costretti a passare e fare Riverwalk Technique su un pezzo dell'avversario, perché in alternativa potremmo fare praticamente nient'altro, perché abbiamo pescato purtroppo per noi il terzo drop a 6, quando non abbiamo trovato la sesta fonte di mana. Penso fosse la pescata peggiore in assoluto Bewildering Blizzard nell'intero mazzo, quindi tutto al più possiamo semplicemente passare con Technique aperta e magari l'avversario fa qualcosa che ci possa far innescare il fatto che casteremo Technique prima della combat. Se va in combat, allora più probabilmente lo utilizzerò per mettere il piccione in cima al mazzo dell'avversario e non prendere anche questi danni volanti. Va bene, quindi Sinkhole Surveyor viene messo in cima al mazzo dell'avversario, potrebbe avere velo l'avversario, potrebbe avere il suo Riverwall Technique, potrebbe avere qualsiasi cosa, perché l'avversario ha dimostrato di avere carte in 5 colori diversi, quindi è imprevedibile. Sta cercando Abzan Monument, ma Abzan Monument può essere sacrificato solamente a velocità sorcery. Quindi stava pensando se potenzialmente poteva fare la 5-5, ma la risposta è no. Tra l'altro decide di mettere Sinkhole Surveyor in fondo al mazzo. Va bene.
e adesso penso proprio che farò blocco a blocco, perché proprio i danni non li voglio prendere. L'unico problema è che Undead Blood of Lederan, se lo dovesse rianimare, tornerebbe con un Finality Counter. Se io lo rimbalzassi con Marang River Regent, perderebbe il Finality Counter, e quindi è come se lo resettassi, e poi potrebbe andare di nuovo al cimitero, e poi lo potrebbe ricastare over and over again. Ma mi trovo a 9, quindi devo cercare di prevenire quanti più danni possibili, quindi mi limiterò a fare doppio blocco, ovviamente la 4-4 sulla creatura tramplante e la 2-2 sulla 4-2. L'avversario fa Bewildering Blizzard, che era la carta migliore che potesse castare in questo spot, lo fa purtroppo per noi con una sola isola, e noi bricchiamo ancora una volta sul mana. Quindi quello che possiamo fare in realtà è Aurora Procession, che vada a riprendere Ainok Wayfarer, quindi il mana Fret Not lo dobbiamo andare a trovare manualmente. Quindi castiamo Ainok Wayfarer, maciniamo 3 carte, 1, 2, 3, e troviamo finalmente la seconda foresta che potrà farci castare Marang River Regent il turno successivo. Dopodiché, dal momento che abbiamo macinato Boulderborn, possiamo liberamente aggiungere questo Traveling Botanist e passare con l'intenzione di fare ancora una volta blocchi su tutto quello che propone l'avversario. Purtroppo l'avversario ha pescato 3 carte il turno prima, stappa con 7 carte in mano, e dal momento che, ripeto ancora una volta, gioca 5 colori fantasia, potenzialmente potrebbe avere qualsiasi carta dell'intero formato in mano, e non mi stupirei. Quindi non posso trarre alcun giudizio su quello che sta giocando. A 2 mana, un altro Abzan Monument, va bene, fortunatamente per noi al momento ha ancora solamente delle creature che hanno poca costituzione. Ricordo che Abzan Monument, la creatura che genera è una XX, dove X è pari alla costituzione. Fa un Jeskai Shrine Keeper, che è una 3-3 volante nei colori di Jeskai quando l'avversario di base è sul tile. Mi attacca per 3 e no, mi attacca con tutto e va bene. E noi faremo i blocchi intelligenti, ovvero Agent of Kotis sulla 4-2 dell'avversario, e poi doppio blocco su Champion of Dusan a travolgere, e quindi posso bloccare pure con Forecaster, e l'avversario deciderà quale pezzo dei due portarmi a casa, ma così prenderei un danno in meno di Trample, ma come è giusto che sia mi spacca Traveling Botanist, pesco una carta in più di Jeskai Shrine Keeper. Noi adesso peschiamo la terra, ma mi sembra che sia abbastanza un po' too late. Potremmo spendere il turno a mettere uno stun counter su Jeskai Shrine Keeper e avanzare il board con una stag, ma se c'è uno spot per slammare Marang River Regent è esattamente questo. River Regent, che ricordo che entra come una 7-8, bounce a Shrine Keeper, e tra le altre cose potremmo bouncearci o un Wayfarer per fare value addizionale, oppure un token per toglierglielo permanentemente, oppure anche un Temor Devotee, così sia costretto a ricastarlo. Ma diciamo che gli leviamo un token, così che è levato permanentemente, e passiamo. Adesso l'avversario dovrebbe fare una rimozione a costo 3 per Marang River Regent, ricastare Jeskai Shrine Keeper e pescare un'altra carta. Ma voglio dire, ricordo che ha stappato con 8 carte in mano, quindi innanzitutto una rimozione su Marang ce l'avrà sicuramente. Se non ha una rimozione per Marang sarei veramente stupito. La vera domanda è: come altro potrà investire il suo turno oltre ad aver fatto la rimozione su Marang? Purtroppo ci siamo già spesi Aurora Procession e la giocata era costretta perché ci siamo dovuti andare a prendere manualmente la sesta fonte di mana, quindi dopo che sarà morto questo Marang River Regent, purtroppo uno ne abbiamo e uno ci resterà. Penso che il nostro game plan in questo spot sia quello di arrivare, esatto, Songcrafter Mage che dà flashback alla rimozione che esilia, e quindi Marang ci saluta. E va bene così, l'importante è che non faccia la creatura con haste e ci attacchi. Tra l'altro può anche spendere Harmonize di Songcrafter Mage per pagare il costo colorless della sua spell a triplo ibrido nei colori di Abzan. Se lo facesse potrebbe poi spendere i 2 mana successivi a fare forse qualcos'altro di rilevante. Una Single Surveyor che nel frattempo l'avversario si è ripescato, fa Turning False, guadagna una vita. Noi abbiamo pescato Crater of Behemoth. Crater of Behemoth potrebbe essere una win in questo spot, quindi penso che se dovessi fare Dusiut e l'avversario spendesse un turno a non fare niente che possa impattare Crateroof, e il turno dopo noi top deckiamo esattamente l'ottava terra, potrebbe essere una win. Dunque lo facciamo subito, facciamo Dusiut e ovviamente facciamo secondo pezzo piuttosto che generare una 7-7, e incrociamo le dita che l'avversario spende il suo turno a fare delle cose che siano fondamentalmente non necessarie.
anche perché noi potremmo anche prendere un turno intermezzo, volendo, ovvero mettere un segnalino stun counter su qualcosa, magari fare un elefante, così che Crateroof sia ancora più lethal. Se c'era una carta che poteva salvarci da questo spot, era esattamente Crateroof. Quello che non vorrei che succedesse è che l'avversario stappa, fa rimozione su Earthcarver e poi slamma il suo drago volante e mi manderebbe a 1 se dovesse perdere una vita di Surveyor, e penso che poi a quel punto Crateroof non sarebbe più lethal, anche se dovessi top deckare l'8ª fonte di mana. Vediamo l'avversario cosa fa, perché il fatto che abbia dovuto spendersi Soulcrafter Mage e fare esattamente la removal che esilia il turno prima, forse potrebbe farmi pensare che magari non ha removal per Earthcarver, soprattutto se si ritrova a mettere un pallino +1/+1 counter e trample su Surveyor. Se l'avversario attacca io penso proprio che bloccherò con Earthcarver, ma purtroppo non avrò questo lusso, e adesso dobbiamo farci un attimo di ragionamenti, perché Crateroof darebbe +4/+4 a tutte quante le creature, quindi avremmo 5, 8, 9 più 16 fa 25 e l'avversario bloccherebbe con 5 e 1, 6, quindi sarebbe lethal se l'avversario non spende altri 2 mana, quindi sì, se mettiamo Earthcarver in fondo al mazzo e top deck con l'8ª terra e l'avversario non fa a 2 mana qualcosa che impatti il board, vinceremo la partita di Crateroof. E se dovesse fare qualcosa che impatti il board, io potrei prendere un turno intermezzo a fare Bewildering Blizzard e poi stappare e fare Crateroof. Quindi vediamo l'avversario cosa fa, soprattutto se va a 17, 5 Surveyor, io mando a 3 e passa. E passa, quindi abbiamo pescato la terra. Rifacciamo i conti. 5 più 3, 8 e 1, 9, più 4 per 4 fa 16, quindi 25. Se l'avversario non ha una rimozione a velocità instant, ha perso la partita. Perché? 25 meno 5 di costituzione dell'avversario fa 20 preciso, però è anche vero che se dovesse avere una qualsiasi spell interattiva, di spell interattive potrebbe averne tante, allora saremmo noi invece ad aver perso la partita. Possiamo giocarci attorno? Potremmo fare Bewildering Blizzard, l'avversario casta questa creatura, noi facciamo Bewildering, peschiamo altre 3 carte, però il punto è che non avanzeremo il board nel frattempo. Quindi mi sa proprio che dobbiamo prendere la line aggressiva e sperare che l'avversario non abbia nulla. Ricordo che Osseous Exile vince per l'avversario perché può farlo esattamente su Ainok Wayfarer. Ma l'avversario non ce l'aveva e Crateroof Behemoth ci ha portato a casa una partita che altrimenti non saremmo mai riusciti a vincere. Quindi abbiamo missato infiniti land drop, abbiamo mantenuto la plomb, non ci siamo scomposti. Questo game veramente abbiamo rischiato di perdere da questo potpourri di spell. Ma abbiamo portato il match a casa, 15.000 gemme sono garantite, il prossimo match vale $500. Questo match vale soldi. Contro Nerds of Paradise questo match vale $500. O la Vala spacca, vinciamo soldi, perdiamo, siamo fuori dal torneo con 15.000 gemme, che sono un premio di consolazione, diciamo. Play first, yes. Forecaster, no. Mano giusta, sì. Botanist into Surrak, partenza Stompy, sicuramente sarà un keep. Iniziamo con Foresta, potevamo iniziare con Isola, ma voglio dire, indipendentemente da quello che farà l'avversario farà Mardu Devoti. Cattiva notizia, l'avversario ha fatto la partenza più forte del formato, pianura Mardu Devoti. Buona notizia, tra tutte quante le mani che potevamo equipare, questa mano è posizionata abbastanza bene contro Mardu, perché possiamo fare un buon drop a 2 che blocca bene, di secondo, di terzo possiamo fare Surrak, che farà in modo che qualsiasi removal possa avere l'avversario sui miei pezzi, quantomeno cantripperà. Vediamo adesso se l'avversario attacca. Se l'avversario attacca è una chiarissima indicazione che avrà +3/+0 e cantrip. Potrebbe avere anche Osseous Exile sul blocco, ma è una carta che viene giocata di meno come probabilità, e invece si limita a passare. Quindi stessa motivazione è valida, lo stesso. Potrei giocare attorno a Osseous Exile facendo terra Surrak, vedere che l'avversario ha uno stop, quindi potrebbe avere +3/+0 sul blocco di Traveling Botanist. Potrebbe anche avere una spell rossa o una spell nera, ma Surrak è risorto. Quindi per portarmi via Traveling Botanist vuol dire che se dovesse farci una rimozione sopra, pescherei, ma non penso. Quindi quello che succederà è al più l'avversario potrebbe dare +3/+0 a Mardu Devoti,
cantrippare e quantomeno gli toglieremmo devoti dal campo di battaglia. Ma questo attacco io ci terrei a farlo perché se Botanist non attacca, di grazia, cosa sta a fare? A maggior ragione che potrei rivelare una spell con Renew o Harmonize, mandarla al cimitero e poi pescare successivamente con Skimmer. Voglio mettere Marang River Regent al cimitero? Sono scemo secondo te, Arena? No, decline, mettilo in cima al mazzo, per favore, lascialo lì dove sta. Quindi 2 danni all'avversario, go, il turno dopo peschiamo la carta più forte del mazzo e speriamo che l'avversario non faccia qualcosa di clamoroso. Già che non ha fatto Mardu Devotee into Force Skin Guard, io sono già felice per conto mio. Noi abbiamo fatto drop a 2 forte, drop a 3 forte, Loppo fa Cory Mounted Stalwart, va benissimo, noi peschiamo Marang River Regent, non possiamo fare praticamente niente, possiamo tutt'al più attaccare con Surrak e offrire il trade per Cory Mounted Stalwart, che quello che farebbe è che l'avversario il turno dopo non può fare doppia spell e farmi Drain Life, però ci tengo così tanto che questo avvenga quando invece Surrak è un ottimo pezzo su questo board, visto che previene che l'avversario faccia lui rimozioni sui miei di pezzi. Ci sono alternative? Potrei fare Pesco 3 scarto con Marang River Regent, ma contro Mardu innanzitutto ci terrei a castarlo come un dragone, perché una 6-7 Mardu avrebbe un po' di difficoltà a Boros, quello che è, insomma, a gestirlo. Punto primo. Punto secondo, vorrei impattare il board ogni singolo turno. Quindi, questo turno, una sola cosa dobbiamo pensare. Attacchiamo con Surrak? Sì oppure no? Se non attacchiamo con Surrak, che facciamo? Quando l'avversario ci attaccherà con la sua 3-3, prenderemo i danni, dal momento che con la 3-3 ci farà 5 danni il turno dopo, visto che l'avversario farà doppia spell e ci farà Drain Life. Ora, detto questo, penso proprio che farò Skimmer e passo. Terrò Surrak in difesa, perché il mio obiettivo, il mio game plan è arrivare a castare Marang River Regent, quindi non chiudo io di Acro, devo cercare di difendermi. E Surrak è il modo, penso, migliore per difendermi, visto che l'avversario fa difficoltà a lanciare le rimozioni sulle mie di creature, perché potrei cantrippare con Surrak. E se anche adesso dovesse fare, che ne so, per dire, Molten Exile su Surrak, io pesco, non solo, quando l'avversario mi attaccherà con la 3-3, io comunque faccio doppio blocco con Botanist e l'uccelletto. Vediamo l'avversario cosa fa, ovviamente adesso casterà un'altra spell perché vuole fare Flurry e quindi farmi 2 danni alla faccia, lui torna a 20, io scendo a 18, ma va bene così per il momento e fa per l'appunto rimozione su Surrak, noi top deckiamo una montagna, Surrak ci lascia, ma l'avversario in ogni caso non può attaccare in questo spot, altrimenti io farei doppio blocco. Purtroppo top deckiamo un'altra terra, yet again, quindi tutto al più possiamo fare montagna e passo. Potremmo attaccare con Kish la Skimmer, però l'avversario non ha voluto attaccare con la 3-3 il turno prima perché altrimenti l'avremmo portata via sul doppio blocco. È vero, l'avversario potrebbe stappare e attaccare direttamente con Cory Mounted Stalwart e io sarei disincentivato da fare il doppio blocco perché l'avversario potrebbe fare una rimozione instant, potrebbe fare una trick e farci 2 per 1, però già il solo fatto di lasciare Kill Skimmer in difesa magari potrebbe disincentivarlo da fare altri tipi di attacchi. Siccome questi 2 danni penso che non dovrebbero essere così rilevanti, dal momento che abbiamo River Regent e Crater of Behemoth in mano, quello che farò è terra, passo, e il turno dopo arriverà River Regent e sarà tutta festa. Speriamo di non prendere troppi danni questa combat e l'avversario nel frattempo ha fatto pianura, pianura, pianura. Ma questa qui, ragazzi, è la forza di Mardu Devotee, una delle best common del formato, lo sappiamo. Consente all'avversario di chippare delle mani che non possono essere supportate dalla mana base. Il terzo Mardu Devotee. Quindi questo signor Nerds of Paradise davvero sa come draftare questo formato, non solo sa come draftare questo formato, ma anche si è ritrovato in un tavolo in cui la gente non sapeva come draftare troppo bene questo formato. Quindi triplo Mardu Devotee, temo, Fleeting Effigy, temo, mi va Drain Life, va bene, però anche non può attaccare in questo spot Fleeting Effigy, altrimenti bloccherei con Botanist. E quindi se lo tiene in mano per fare doppia spell il turno successivo. Noi tutt'al più adesso dobbiamo decidere cosa fare con questo Marang dopo che l'avremo castato, perché Marang sarà castato. Partiamo da questo presupposto. Bewildering Blizzard e poesia pura in questo spot. Quindi terra, Marang, bounce bounce. Un bounce sarà sicuramente su Stalwart e penso che basta, cioè Stalwart e that's it. Perché se li bounce Devotee fa un'altra doppia spell, ma doppia spell la fa a prescindere perché il turno dopo farà Stalwart più Fleeting Effigy per fare Flurry. Per questo motivo forse piuttosto non gli bouncerei Stalwart, ovvero ci tengo a perdere 2 vite del Flurry addizionale ma togliere del tempo all'avversario e forse la risposta è proprio sì.
Quindi farò bounce di Stalwart, e se l'avversario vorrà spendere il turno successivo a bouncearlo, so be it. Worst case scenario è che l'avversario fa Stalwart più una rimozione per Marang River Regent, però per 2 mana, considerando che adesso fa terra, droppa 3 e gli restano 2 mana, per 2 mana non me ne sovvengono più di tante nei colori di Boros per Marang River Regent. Potrebbe fare attacco con tutti quanti devoti e poi mi fa Static Snare su Marang River Regent, però nel frattempo io gli mangerei 2 devoti, uno bloccando con Skimmer, uno bloccando con Botanist, e quindi sarebbe un trade-off per cui ci sto abbastanza. Ma per quanto l'avversario possa salire di vite, può anche andare a 30, il punto è che tra 2 turni arriva Craterhoof, che è lethal di per sé, perché darà +5/+5 penso sul board, e nel frattempo avremo Blizzard per prevenire. Quindi il nostro unico obiettivo è non perdere la partita nel frattempo. Stalwart, Fleeting Effigy, Drain Life, l'avversario passa, e va bene così. Mi sa che tra le altre cose non attaccherò con Marang River Regent. In realtà sì, perché adesso che ho Bewildering Blizzard non prenderei danni da niente che l'avversario potrebbe attaccare. Non attacco con Botanist, perché in ogni caso l'avversario potrebbe bloccarmelo lo stesso con Stalwart, io non voglio fare Blizzard adesso, quindi mi sa proprio che attaccherò semplicemente con le mie 2 creature volanti e basta. Ci tengo piuttosto a fare Blizzard piuttosto che Mammoth Bellow, perché l'ottava terra sarebbe lethal con Behemoth, quindi attacco, 1 e 2. Ricordo che tutte quante le terre del mio mazzo sono stappate, sono tutte quante basiche, quindi ho 4 pescate per trovare l'ottava terra per Craterhoof Behemoth, che dovrebbe essere lethal, penso proprio di sì, se l'avversario non mi rimuove nessun pezzo. Se mi dovesse rimuovere Marang River Regent, allora sarebbe 4 e 5, 9 più 9, 18, non sarebbe più lethal se dovesse avere una rimozione. Però fa Salt Road Pack Beast, pesca, va bene. Dopodiché fa Fleeting Effigy, terra, Fleeting Effigy, ok, Drain Life da 2 torna a 18, io vado a 12, ok. Dopodiché decide se attaccarmi come, se attacco tutto ho perso. C'ho Blizzard, GG. E tutt'al più mi devo chiedere se esporre Traveling Botanist in combat, ovvero magari tappando questo FG. L'avversario però poi potrebbe dargli +3/+0, potrebbe fare strike, mi porterebbe via Botanist, a quel punto sarebbe lethal Craterhoof Behemoth, a quel punto avrei 13 più 9, 22, l'avversario blocca con Pack Beast, quindi no, perde. Quindi penso che posso permettermi di mangiare questa Fleeting Effigy. Purtroppo l'avversario aveva Rally the Monastery su Marang River Regent. Adesso ricalcoliamo, l'avversario tecnicamente è a 21, quindi no, Craterhoof non è lethal, però possiamo tranquillamente sopravvivere un altro turno facendo Mammoth Bellow, Forecaster, Skimmer, tenendo tutto quanto in difesa, e il turno dopo Craterhoof sarà lethal lo stesso. Quindi terra, Forecaster, Skimmer, passo, non ho bisogno di esporre nulla, ma proprio nulla in combat, e il nostro unico obiettivo è non morire questo turno, o quantomeno non perdere troppi pezzi sul board. Rally the Monastery si conferma la gran carta che è, l'avversario ce l'aveva la rimozione per Marang River Regent, stava solamente aspettando. Ha fatto un turno bellissimo, ma l'avversario ha un mazzo bellissimo, fa River Will Sweep, e così, se l'avversario si limita ad attaccare con i pezzi che ha, se non aggiunge nient'altro al board, ha perso la Craterhoof. Quindi, tutt'al più, quello che dobbiamo fare noi è giocare attorno a Duty Beyond Death. Per giocare attorno a Duty Beyond Death, quello che possiamo fare è, considerando che adesso l'avversario torna a 20, dopo aver cassato la seconda spell, quello che possiamo fare è Chump e blocco così. Così che anche se dovesse dare +1/+1 alle sue creature, cioè io potrei bloccare con gli skimmer, però se l'avversario dà +1/+1 a tutte quante le sue creature, compresi Mardo Devotee, perderei 2 skimmer, Craterhoof non sarebbe più lethal e sarebbe tristissimo. Invece così, se l'avversario non interagisse con Traveling Botanist, io prenderei 5 e 2, 7 danni. Potrei anche permettermi di non bloccare questo Mardo Devotee, però così se l'avversario dovesse avere Duty Beyond Death, considerando che io sono a 10, prenderei 5, 11 e sarebbe lethal. Quindi questo blocco lo devo fare per forza per giocare attorno a esattamente quell'uncommon. Ci sono altre carte che l'avversario potrebbe avere, se mi dovesse schiantare Botanist poi a quel punto Craterhoof non sarebbe più lethal, giusto? Perché avrei 4 e 5, 9 più 16, no, sarebbe lethal lo stesso perché mi resta l'elefante. Quindi questo blocco dovrebbe
garantire l'Italia il turno dopo, a meno che non succeda qualcosa di veramente aspro. Rally the Monastery è non lethal. Ci manda a 3 e poi l'avversario perde da Craterhoof. Quindi June è stato vinto, ma innanzitutto abbiamo mandato l'avversario esattamente a -1, ma l'avversario ha un mazzo mostruoso. Se lo lasciasse dire, Loppo ha un mazzo mostruoso. Triplo Devotee, Stalwart, Pack Beast, doppia Rally the Monastery, Fleeting Effigy, Coordinated Maneuver. Ho il terrore di questo mazzo. Soprattutto G2 on the draw. Quindi dobbiamo fare una bellissima seidata. Potremmo mettere addirittura la vecchietta, perché se c'è un matchup in cui la vecchietta potrebbe dire la sua è esattamente questo, soprattutto se l'avversario dovesse propormi le 2-1 rapidità. Abbiamo vinto questo game di Craterhoof, ma la vera domanda è, ci serve davvero Craterhoof per vincere questo game? Perché on the draw Craterhoof è veramente, ma veramente ambizioso. Anche perché Craterhoof non è solamente lui, ma è anche un pacchetto, e Craterhoof è Roamer's Routine, che ci tengo a mettere sul campo di battaglia, oppure piuttosto voglio avere Leopard, che quantomeno blocca i Mardu Devotee, che l'avversario ha in abbondanza, e quindi inizia a prevenire quella tipologia di danni. Potrei iniziare a mettere delle creature mid-range, potrei addirittura mettere una 1-5, però a quel punto poi la mia win condition quale sarebbe? Generare card advantage e vincere con gli uccelletti Marang River Regent. Facciamo un po' di difficoltà davvero a gestire questo Cory Mountain Stalwart, perché le nostre rimozioni solamente remove al tempo, quindi a meno che non sediamo il rosso dentro, ma il rosso incaglierebbe la mana base, ci renderebbe ancora più lenti, faremmo tanta difficoltà. Ho un po' di disagio ad elaborare questa side, devo essere sincero. Forse lo teniamo Craterhoof Behemoth? Dragon Sniper sarà fortissimo. Penso che sì, dobbiamo togliere un po' di top end e mettere un paio di creature che blocchino in early, e magari Snowmelt Stag è una creatura che blocca bene di quarto e si duplica come win condition. Quindi facciamo così, togliamo purtroppo a malincuore, dopo averci vinto, togliamo il drop a 8 dal mazzo, perché innanzitutto adesso abbiamo colto l'avversario di sorpresa e G2 e G3 farebbe in modo da non perdere da Craterhoof. Ma anche in questo game si sono verificate le condizioni particolari, che sono anche abbastanza estreme, per fare in modo che Craterhoof potesse vincere contro Boros Aggro. Quindi non penso che si ripresenteranno queste occasioni nel frattempo che l'avversario fa Jeskai Devotee. Noi peschiamo Forecaster, è troppo tardi per castare Forecaster, perché Forecaster mi va a prendere il globo, e il globo sicuramente mi serve per bello. Peccato, se l'avessi pescato il turno prima, questo game saremmo stati in pole position. Il turno dopo, se io adesso facessi Leopard, potrei fare Forecaster, ma poi mi andrei a fecciare globo solamente a partire dal quarto turno, sarebbe un po' late. Tra l'altro questo Forecaster in ogni caso comunque blocca Devotee, quindi mi sa che lo facciamo proprio adesso. Potrebbe essere rischi, però adesso blocchiamo Devotee se l'avversario non fa doppia spell, e se l'avversario attacca e basta mi sa che questi 2 danni li prenderemo. Il turno dopo potremo andare a prendere globo, e poi il turno dopo ancora di quarto potremo fare globo into Leopard e comunque sia avere la 2-2 bloccante per il pezzo dell'avversario, sempre che Forecaster dovesse sopravvivere, e facendolo di secondo incrementa la possibilità che possa sopravvivere. L'avversario attacca con Jeskai Devotee e davvero dobbiamo pensare, perché al momento l'avversario non è che ci abbia esposto dei modi particolari per pompare Devotee. Certo, se dovesse fare strike e dargli P3 P0 e cantrippare sarebbe un disastro nucleare. Questo Forecaster mi serve davvero. Quindi diciamo che questi 2 danni li prendiamo e sono gli unici 2 che prenderò a partire dal prossimo turno. Forecaster bloccherà le 2-2. Loppo fa Underfoot Underdogs, che è una 1-2 che genera una pedozza. Noi peschiamo una montagna, quindi alla fine della fiera Globo non sarebbe servito così tanto, perché il rosso l'abbiamo trovato manualmente, il rosso per Mammoth Bello. Qui ovviamente passiamo con l'inizio di trovare Globo. E sarà l'ultimo turno tempo negative. Dal prossimo turno in poi slammeremo minacce sul campo di battaglia e basta. Loppo farà Mardu Devotee, quindi immagino proprio che farà doppia spell. La speranza è che non faccia cammello, perché se fa cammello purtroppo per noi ci manda su Plutone questo game. Quindi, come avevo detto, l'avversario ha un mazzo che definire fenomenale. Per quanto l'avversario di prima non aveva un mazzo di Magic, questo avversario ha draftato
in maniera bellissima, ha un mazzo fantastico. Questo game già adesso, arrivati al quarto turno, siamo sotto al, penso, 10% di poter vincere questo game e non penso che ci sia una combinazione particolare di pescate che possa farcelo riprendere. Sicuramente peschiamo globo e facciamo terra, globo, leopard, ma it's a little bit too late. Too little too late. Dal prossimo turno possiamo iniziare a slammare Vanguard e fare doppio pezzo, la 3-2 blocca cammello, la 2-2 blocca altro, ma adesso innanzitutto non possiamo più permetterci di giocare attorno alle carte, quindi mentre il game di prima ci siamo permessi di poter giocare attorno a Duty Beyond Death, adesso noi dobbiamo fare i blocchi tenendo a mente che l'avversario non ce l'abbia, perché se ce l'ha abbiamo perso. Quindi vediamo ora l'Oppo che cos'ha, farà Overwhelming Surge, 3 danni su un pezzo, ti spacca un artefatto, ci fa ciao ciao con la manina e via. No, attacca con tutti. Come ho detto prima, non posso permettermi di giocare attorno a niente, ma mi sembra piuttosto che questo qui sia un bel Rally the Monastery, quindi ci tengo a farglielo fare, facciamo blocco, facciamo i blocchi stupidi, e l'avversario farà Rally the Monastery sperando che ci spenda tutti e 4 i mana e che non faccia spell e poi Rally the Monastery a 2, altrimenti sarebbe un po' un macello. Ma fa Frontline Rush, che immagino sia Lethal direttamente, giusto? No, fa Frontline Rush into Duty Beyond Death. E allora, ragazzi, con questo, che è Lethal tra l'altro, Lethal di quinto on the play, vi posso dire con assoluta certezza che il mazzo dell'avversario, dopo aver fatto Frontline Rush e Duty Beyond Death, è un 10-10. Quindi, purtroppo per noi, nel match che vale $500, abbiamo beccato, penso, in assoluto l'avversario più forte che potessimo prendere nell'intera run, perché se dovessimo vincere questo match non penso che affronteremo dei mazzi così forti. Per vincere questo match abbiamo bisogno di fortuna, perché non c'è nessun'altra considerazione. Di base non possiamo battere Boros che fa questa partenza. Il nostro mazzo non è fatto per battere il mazzo dell'avversario, quando parte così. Quindi, l'unica cosa che possiamo fare è sperare di fare forecaster di primo, questa volta, sperare che l'avversario non faccia Mardo Devotee into troppa 2, into troppa 3, into cammello, non deve vedere i cammelli, perché se inizia a vedere i cammelli, la partita possiamo farci il segno della croce. Voglio tenere i Craterhoof Behemoth? No. L'avversario è hyper-aggro, abbiamo vinto il primo game di Craterhoof, è stata assolutamente una coincidenza perché l'avversario ha visto Mono Mardo Devotee e non è riuscito a pushare i danni in early. Quindi, c'è qualcos'altro che io potrei volere? Dare volare alle mie creature? No. Vecchiarella, l'avversario non ha dimostrato di avere X1 se non le pedine Goblin, ma mi sembra troppo small ball, la vecchiarella. Voglio un rampino? No, penso proprio che però così tutto al più devo pensare se tenere Mammoth bello all'interno del mazzo, perché ora che ho tolto Roamer's Routine, in realtà è abbastanza incastabile, una spell con il rosso al momento che abbiamo solamente una montagna, globo e forecaster. Il punto è, se levassi Mammoth bello, di grazia, cosa dovrei mettere all'interno del mazzo? La 1-5, la 1-5 potrebbe essere una considerazione, a dire la verità. Forse è meglio la vecchiarella, quindi leviamo bello, leviamo una montagna, mettiamo piuttosto una foresta e la vecchiarella? Forse è leggermente meglio, proprio leviamo tutti i fronzoli al mazzo. Chippiamo solamente lo stretto necessario, cercando di fare card advantage il prima possibile, perché il modo in cui vinciamo è stallando il board, facendo card advantage con le Blizzard, con i Kish la Skimmer, eccetera, eccetera. Questa mano si può chippare? Sì, ci manca un colore. Abbiamo pescato Elder, che è entrato al posto di Mammoth Bello. Se avessimo avuto Mammoth Bello di mano iniziale, questa mano sarebbe stato un chiaro mulligan. Così potrebbe essere un keep, facciamo vecchiarella, poi alce con Blizzard come game plan, nel frattempo se peschiamo una foresta facciamo skimmer. Penso di sì, nella speranza che vecchiarella possa prenderci abbastanza turni, nella speranza che l'avversario faccia una creatura rapida 2-1 di secondo, oppure che peschiamo la foresta e possiamo slammare skimmer direttamente e iniziare ad attaccare noi Boros aggro. Quindi buono, già ci ha detto benissimo che abbiamo top deckato la terra giusta. Adesso potremmo addirittura bloccare, l'avversario fa la sua trick e noi facciamo vecchiarella, ma penso che ci porterebbe via il pezzo lo stesso, a meno che l'avversario non attacca, io faccio vecchiarella e poi faccio doppio blocco, che potrebbe essere un'idea, perché l'avversario magari si spenderebbe il turno a fare delle trick varie, gli togliamo le trick dalla mano, oppure fa Underfoot, Underdogs e passa, non attacca neanche, giusto? E ci spende l'intero turno, quindi non solo
l'avversario ha un ottimo mazzo, sta anche giocando molto molto bene. Quindi molto molto complicato, noi facciamo stag, attacchiamo, perché abbiamo già il pezzo difensivo, ci siamo persi 2 danni, speriamo che non saranno troppo rilevanti, il turno dopo in ogni caso abbiamo Elder più Riverwalk Technique, che sarà un ottimo modo per difenderci. Al solito, la nostra unica speranza è, per favore, non fare il cammello. Ricordo che Stag non la può levare di Rally the Monastery, quindi per levarla deve inventarsi qualcos'altro che al momento non saprei che cosa possa essere. Se ha anche Static Snare all'interno del mazzo, o Stormplane Detainment o cose di questo tipo, so be it. Ah, Coordinated Maneuver e poi qualcos'altro però, perché non basta. E Rally the Monastery per fare 2 monaci, che è una giocata fortissima e che penso proprio che finirà la partita così, perché non penso che riusciremo a riprendere questa posizione. Quindi, è vero che l'avversario ha un mazzo fortissimo, è vero anche che l'avversario sta giocando benissimo, e non c'è assolutamente niente che avremmo potuto fare in questo spot. Possiamo adesso fare Constrictor Sage e tappargli forse un Jeskai Devotee, poi se l'avversario fa una rimozione su Constrictor Sage abbiamo perso la partita in 2 spot. Vogliamo tenere un Kishla Skimmer in difesa, penso che siamo abbastanza costretti a farlo, tutt'al più l'avversario può tappare Underdogs e dare imbloccabile ad uno dei pezzi da attaccare, o magari attaccare con tutti quanti i pezzi, io blocco solamente con Constrictor Sage, l'avversario si spende Frontline Rush per spaccarmi Sage, però poi a quel punto potrei fare Renew dal cimitero, pescare una carta in più di Kishla Skimmer. L'alternativa è tenere aperto Humbling Elder più Technique, ma penso proprio che dobbiamo slammare il drop a 5 in questo spot, quindi slammiamo il drop a 5, lì tappiamo la creatura che prende Flurry. Ci sarebbe stata anche una motivazione per tappare il monaco, ma penso piuttosto che dobbiamo tenere questo Kishla Skimmer assolutamente in difesa, così quantomeno da bloccare la 1-2 e la 1-1 nel caso in cui l'avversario stappasse e facesse una rimozione su Constrictor Sage. Quindi molto 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 complicato, avversario ammazzo di Cristo, avversario sta giocando benissimo, quindi abbiamo trovato un pezzo grosso, Underfoot, Underdogs, speriamo non faccia il cammello. Fortunatamente per noi cosa succede? Voglio davvero stappare con Technique e Bewildering Blizzard, per favore avversario dammi un turno di tregua, un turno ti chiedo, non tanto, un turno può bastarmi. Se non fai nient'altro se non, che ne so, un Mardu Devotee, questo turno va benissimo. Se ti limiti a dare imbloccabile ad un monaco ad attaccarmi, anche va benissimo. E l'avversario a Frontline Rush in mano abbiamo perso. Se lo spende adesso, penso, perché mi mangerebbe Constrictor Sage sul blocco. Se l'avversario si limita a dare imbloccabile a pusharmi per 1, va bene. Se mi fa rimozione su Skimmer, facciamo difficoltà, vediamo. Loppo cosa fa? Attacca con tutto. Quindi, purtroppo per noi, ha anche Frontline Rush in mano. Oppure il secondo Rally di Monastery, attorno a cui purtroppo non possiamo giocare. Quindi tutt'al più possiamo limitarci a fare blocco, blocco, quindi blocchi stupidi, e tutt'al più l'avversario può fare Rally di Monastery, ti spacco Constrictor Sage, pompo pompo, oppure pompo pompo, mi porta via, anzi no, pompo Underdogs e pompo uno dei monaci, mi porta via, anzi dobbiamo switchare questo perché così almeno gli portiamo via Underdogs e si salva il Goblin, e poi inventarci un miracolo a partire dal prossimo turno. Però, come avevo detto prima, non posso battere Frontline Rush, non posso battere Duty Beyond Death. L'avversario purtroppo ha fatto veramente tutto, quindi vai. Era Duty Beyond Death, quindi abbiamo perso. Ed era il turno prima che noi potessimo aver aperto Riverwalk Technique, quindi disastro, quindi l'unica cosa che possiamo fare è fare una 3-3 e perdere. Perdere perché la Nuts di Boros 2 game su 2 è praticamente ingestibile. Siamo andati tanto vicino così a vincere questi soldi e poi abbiamo incontrato, penso che adesso se fa Cory Steel Cutter non mi stupirei, insomma, se iniziasse a fare Cory Steel Cutter, Monstrous Rage e quant'altro, perché l'avversario sta giocando praticamente un mazzo costruito. Mi sembra che fosse praticamente l'unico a fare Boros al tavolo, perché altrimenti non c'è un'altra giustificazione del fatto che possa essersi ritrovato questo mazzo. È davvero, non scherzo quando dico questa cosa. Quindi l'avversario attacca con tutto, noi facciamo la vecchiarella, possiamo mangiarle un paio di pezzi, andiamo bassissimi, poi il turno dopo magari se top deckiamo una terra possiamo aver aperto Bewildering Blizzard, ma
insomma, la vedo abbastanza complicata. Ovviamente se l'avversario ha una spell instant adesso per pompare i monaci, abbiamo straperso, quindi la nostra unica speranza è che non ci siano modi per proccare prowess a velocità instant, ma ovviamente l'avversario ha lo stop, quindi ce l'ha, non ha nessun'altra carta che tenga lo stop, perché non penso che il card filtering, il mana filtering di Jeskai Devotee possa mantenere la priorità. Quindi decidiamo quali saranno i blocchi. Adesso potrei dare -2/-0 ad una creatura e poi bloccarla con la vecchiarella per fare in modo da avere un chum block in più il prossimo turno. E poi potrei mangiargli, probabilmente fare blocco sui dei monaci e sperare che l'avversario non abbia una spell, però è tipo oltre il wishful thinking. Potrei spompare Jeskai Devotee e fare blocco sugli underdogs e sperare che l'avversario non faccia niente. E vado a 3, però gli mangio almeno 2 pezzi. Ma l'avversario lo stop. Quindi sarà o frontline rush o insomma tutto quello che l'avversario può avere. Tra l'altro, quando casta la seconda spell, Jeskai Devotee prende +1/+1, mi mangerebbe anche la vecchiarella, quindi non c'è modo purtroppo per noi. Ma l'avevo detto, ragazzi, se l'avversario parte con la Nats, abbiamo perso. L'avversario ha fatto la Nats, game 2, game 3 e dovevamo sperare che si incagliasse, purtroppo questo non è successo. Rally di Monastery P2P2, Rally di Monastery è lethal, Frontal Rush è lethal, qualsiasi cosa è lethal, qualsiasi spell, casta una spell è lethal. Il secondo Duty Beyond Death. Va bene. E il mazzo dell'avversario non è un mazzo da $2000. Il mazzo dell'avversario è un mazzo da, non lo so, $20.000. Non penso che sia statisticamente possibile, non ho mai visto un mazzo Boros così da quando ho iniziato a giocare questo formato. Di mazzi Boros ne ho visti tanti, come questo non li ho visti. Ad essere malpensanti, si potrebbe dire che è un modo della Wizard di buttare fuori dal torneo. Quasi ci sto arrivando a pensarlo, perché questa qui mi sembra essere un'incongruenza statistica. Però diciamo che l'avversario si è trovato ad un tavolo in cui tutti quanti stavano draftando sul tie, lui era l'unico a fare Boros e quindi abbiamo purtroppo perso così. Quindi leave the match. E non c'era assolutamente niente che potessimo fare. Non penso di aver fatto degli errori in questo match. Tutt'al più degli errori, se ci sono stati durante la porzione draft, ma mi sembra che questo blu-verde fosse stato abbastanza naturale all'interno del sit. Tant'è che ci hanno passato Marangri e Regent, ci hanno passato Surrak, abbiamo trovato abbastanza combo, mini combo o sinergie all'interno della color pair. Semplicemente quando hai a disposizione solamente una ed una sola sconfitta, alle volte capita che incontri il mazzo imbattibile e quindi capita che perdi e porti a casa solamente 15.000 gemme. Ho tanto dispiacere perché penso che questo mazzo potesse farcela, ma quasi sono attonito e senza parole perché ho assistito a qualcosa tra il celestiale e il demoniaco delle fiamme dell'inferno. Quindi abbiamo incontrato gli angeli e i demoni e ne siamo usciti sconfitti. Portiamo a casa 15.000 gemme, il progetto di portare a casa i soldi si infrangerà anche questa volta. A Hyderdrift abbiamo fatto un misero 0-2 partendo dal 4-0, tra l'altro. Adesso abbiamo fatto 3-1, 1-1 e va bene così, è stato un bellissimo weekend e per me è stato un onore essere qui insieme a voi a condividere questo torneo importante. Spero che vi siate divertiti insieme a me, spero che abbiate apprezzato il mio stile che tende a spiegare qualsiasi giocata e scendere molto nel dettaglio, nei particolari e magari perdere quel tempo in più a spiegare ogni singola mossa, ma conto di farlo per poter essere il più esplicativo possibile e anche il più didattico possibile, perché il mio primo obiettivo è quello di farvi appassionare al Limited e per farvi appassionare al Limited vi porto anche notti come questa, vicinissime al sogno, ma a cui mancava quel tanto così. Quindi arrivederci alla prossima, Lucky Top the Curse!